Vulcano attira ogni anno migliaia di visitatori, ma non tutti sanno davvero cosa li aspetta. Qui puoi fare il bagno in un mare col fondale nero, salire sopra un vulcano attivo e respirare zolfo. Ma c'è una cosa che i turisti scoprono troppo tardi e che può rovinarti davvero l'esperienza. Oggi vedremo insieme come si gira l'isola, il vulcano è pericoloso, perché hanno chiuso i famosi fanghi, dove sono le spiagge più belle, perché alcune cose è meglio saperle prima di arrivare qui. Partiamo da una domanda semplice: Vulcano è abitata? Sì, Vulcano è abitata tutto l'anno, ma da poche persone. La maggior parte degli abitanti vive al piano o nella zona del porto di Levante, che è il centro principale dell'isola. Infatti puoi trovare hotel, ristoranti, piccoli supermercati, noleggi, il porto con gli aliscafi. In inverno l'isola è molto tranquilla, mentre in estate diventa una delle mete più visitate delle Eolie. E proprio qui arriva il punto importante. Ci sono degli errori che fanno in tantissimi perché sottovalutano Vulcano e che puoi evitare facilmente. Il primo è sottovalutare il caldo. Salire sul cratere a mezzogiorno d'estate non è una grande idea. Il secondo è scegliere le scarpe sbagliate, perché qui non è una passeggiata in città. E poi attenzione all'odore di zolfo. Non è solo fastidioso, a qualcuno può dare nausea o mal di testa. E l'ultimo errore: pensare che sia tutto vicino. Vulcano è piccola, ma non così piccola come sembra. E qui arriva una delle domande più sottovalutate. Come si gira Vulcano? Le opzioni principali sono 4. A piedi, la zona del porto è molto piccola e si gira tranquillamente a piedi. Molte cose sono vicine: spiaggia nera, salite al cratere, ristoranti, negozi. 2. Scooter, il mezzo più usato dai turisti, perché economico, facile da parcheggiare, perfetto per esplorare l'isola e andare nelle zone del piano o di Gelso, due piccole frazioni dell'isola un po' più distanti e panoramiche. 3. Auto o minicar. Molti affittano le piccole macchine anche se costano qualche euro in più, perché sono molto comode quando si viaggia in famiglia o in gruppi di amici. 4. Taxi o navetta. Se vuoi solo fare qualche spiaggia lontana o non hai voglia di stressarti mettendoti alla guida, puoi anche muoverti con taxi locali. Ma c'è una cosa che molti non considerano quando scelgono il mezzo. A Vulcano non servono autostrade. Basta un po' di benzina e voglia di esplorare. Veniamo a una domanda che fanno praticamente tutti. Vulcano è pericolosa? La risposta breve è no, ma è comunque un vulcano attivo. Questo significa che è costantemente monitorato, esistono sistemi di controllo e le autorità controllano l'attività vulcanica. Negli ultimi anni si è parlato molto dell'isola perché ci sono state emissioni di gas più intense. Per questo nel 2021 alcune zone sono state chiuse temporaneamente e alcune abitazioni evacuate. Infatti quell'anno molte persone che conosco hanno dovuto lasciare preventivamente le loro case, i loro beni per venire a Lipari, Milazzo o altre isole dove hanno trovato alloggio per mettersi al sicuro nel caso il vulcano avesse fatto brutti scherzi. Ricordo bene quel periodo, perché non era solo una notizia. L'isola era diversa, si sentiva proprio nell'aria. L'odore di zolfo era molto più forte del solito. Ma questo vulcano erutta davvero? Sì, Vulcano è un vulcano vero. L'ultima grande eruzione seria è venuta nel 1888. Da allora il vulcano è rimasto attivo, ma senza grandi eruzioni. Oggi l'attività che si vede è soprattutto quella delle fumarole. Per intenderci, sono quelle nuvole di fumo che escono dal cratere. E quando sali sopra il gran cratere, l'odore di zolfo te lo ricordi per un po'. A volte è più intenso, infatti alla base del vulcano c'è un semaforo che indica se puoi o non puoi salire. Questo dipende dall'intensità dei gas o dai venti. Se è rosso è meglio non discutere con i gas tossici. Perché hanno chiuso i fanghi di Vulcano? Una delle attrazioni più famose di Vulcano erano i fanghi termali. Turisti da tutto il mondo venivano qui per fare il bagno nel fango, spalmarsi il fango sulla pelle e entrare poi nel mare caldo. Sono famosi da secoli per le loro proprietà terapeutiche. L'odore di zolfo è forte, ma proprio quello è il segno dei minerali benefici.
Infatti i benefici sono tanti, come purificare la pelle. Il calore e i minerali aiutano a ridurre infiammazioni muscolari e articolari. Per questo vengono usati anche da chi soffre di dolori reumatici o rigidità. Migliorano la circolazione. Favorisce il rilassamento muscolare. Però i funghi non sono consigliati per chi soffre di problemi cardiaci, pressione alta, gravidanze, pelle molto sensibile. Ed è proprio per una scarsa conoscenza di questi pericoli, oltre che all'aumento della temperatura dal 2021, che negli ultimi anni sono stati chiusi. La concentrazione di gas vulcanici nell'aria da allora è aumentata notevolmente. Se prima chi aveva un piccolo problemuccio elencato sopra poteva dire vabbè, me la rischio lo stesso, adesso è molto più pericoloso. Per sicurezza quindi l'accesso è stato bloccato, l'area è monitorata. Attualmente nel 2026 da alcuni mesi sono stati riaperti e speriamo che rimangano tali. Nel caso riesci a fare questa esperienza ti consiglio di mettere un costume vecchio perché lo zolfo potrebbe scolorirlo e sarebbe un peccato rovinare un costume preferito. Com'è il mare? Il mare di Vulcano è molto particolare per via della sabbia nera vulcanica. Invece nella spiaggia vicino ai fanghi trovi ciottoli, ciottoloni per meglio dire, ma la particolarità è che ci sono delle bocche vulcaniche dove fuoriesce gas, tipo una piccola sorgente di idromassaggio. Vi elenco alcune spiagge da non perdere. Spiaggia delle Sabbie Nere, perfetta se arrivi a piedi dal porto. Spiaggia dell'Asino, una delle più belle dell'isola. Gelso, zona più tranquilla e autentica, ma trovi ciottoloni ad accoglierti. Il vantaggio è che c'è un mare cristallino. Piscina di Venere, una delle zone di mare più spettacolari delle Eolie. Qui il mare sembra una piscina naturale. Se invece ami fare foto e video, qui hai davvero l'imbarazzo della scelta. I posti da fotografare e postare su Instagram sono assolutamente il cratere che visto dall'alto è qualcosa di incredibile, la spiaggia nera con i faraglioni di fronte è qualcosa di sublime, soprattutto al tramonto. La piscina di Venere sembra finta da quanto è bella. Fidati, torni a casa con la memoria del telefono piena. Se vieni a Vulcano, oltre a salire sul Gran Cratere, ti consiglio di fare il giro dell'isola in barca. Stupende calette ti aspettano e puoi vedere grotte, scogliere e chissà magari anche qualche delfino in lontananza. Se vuoi scoprire davvero le isole Eolie, continua a seguire il canale. Qui sul Falco delle Eolie raccontiamo queste isole, dall'alto ma anche da vicino. E se hai domande sul vulcano, scrivile nei commenti, magari diventano il prossimo video.